Oggi voglio creare una sponsorizzazione in Facebook con un modulo di contatto e come creatività voglio creare un video, un piccolo video. Sono nel mio Business Manager e vado in Gestione inserzioni. Qui creo una nuova campagna e seleziono l'opzione Generazione di contatti. Alla campagna le chiamerò campagna video per ricordarmi qual è. Come categoria inserisco impiego. Metteremo un budget giornaliero di 5 euro e clicco avanti. Qua inserisco sempre il nome della campagna per ricordarmi qual è, quindi in questo caso metto campagna video, però puoi mettere il nome che vuoi tu. E selezioniamo moduli interattivi. Io voglio creare questo tipo di sponsorizzazione per verificare se funziona meglio di altre che ho già. Ho altre sponsorizzazioni che invece di creare un modulo interattivo di contatto ho fatto che la persona vada a una mia landing page e lì c'è un modulo di contatto che mi può contattare. Però essendo che a Facebook le piace di più che le persone rimangano all'interno di Facebook, voglio provare con una campagna video e con un modulo di contatto dentro di Facebook per far sì che lasciano le persone i suoi dati nel modulo di contatto di Facebook, così le persone non escono da Facebook e questo dovrebbe portarmi un numero maggiore di risultati a un costo minore, perché come le persone non escono da Facebook, questo piace di più a Facebook e di conseguenza mantiene più lì le persone, ottimizza sempre di più la tua sponsorizzazione in modo che le persone rimangano sempre su Facebook e così tu alla fine paghi meno, ok? Per tutta la pubblicità. Andiamo avanti. Ovvio che devi avere una pagina Facebook collegata e se non hai una pagina Facebook non potrai aprire il tuo Business Manager di Facebook, quindi deve essere collegata a una pagina. Il pubblico non me lo lascia scegliere molto perché quando selezioniamo una sponsorizzazione con l'offerta di impiego Facebook non lascia modificare questi dati perché altrimenti vedete che non posso selezionare solo donne, uomini o così via. È una impostazione automatica perché altrimenti per Facebook, se noi facciamo una limitazione dell'età per età o per genere, lo considera una limitazione che non è conforme alla legge, per quello non ti lascia farlo. Quindi per Facebook evitare che le accusino di fare delle cose che non sono per legge, perché legge per la Costituzione deve essere garantito per chiunque e non importa la razza, genere, età, lingua, eccetera. Quindi in questo caso non possono essere discriminazioni, per cui devi proprio accettare quello che ti offre Facebook. Comunque non ti preoccupare perché a misura che la tua sponsorizzazione va avanti e prende un po' il piede, in automatico lui è intelligente, Facebook è intelligente e capisce qual è il tuo l'interesse e il tipo di persone più interessate alla tua sponsorizzazione e piano piano la tua sponsorizzazione andrà sempre meglio alle persone corrette, quindi non ti preoccupare su questo, l'ho già sperimentato ed è vero, è così. Come interessi io aggiungerei qualcosina tipo lavoro da casa e vado avanti. Inserisco anche qua il nome della inserzione, campagna video. Seleziono la pagina Facebook, l'avevo già selezionato, adesso seleziono il profilo Instagram
perché così le mie sponsorizzazioni che adesso andiamo a creare, la creatività andrà non solo in Facebook ma anche in Instagram, eccetera eccetera. E noi andiamo a creare un video corto, massimo 15 secondi, perché voglio che il video vada soprattutto in stories e reels, perché oggigiorno la maggior parte delle persone perde il tempo, tra virgolette, in guardare soprattutto stories e reels, per cui la mia creatività, che non è questa, questo è quello che compare in automatico, che è come la mia pagina, questa è la copertina della mia pagina, però io adesso andrò a inserire la mia creatività per questa sponsorizzazione, quindi cambierà tutto questo, però in questa sponsorizzazione sono molto interessata a capire che cosa succederà qua con stories e reels, perché è lì dove la maggior parte delle persone stanno passando il tempo in Facebook e quindi il nostro annuncio avrà molte possibilità di essere visto se creiamo un mini video adatto ai stories e reels. Quindi andiamo a crearlo e io per crearlo utilizzo l'applicazione Canva, che è gratuita. Quindi vado in Canva e qua clicco crea un progetto e scrivo storia di Facebook, che sarà lo stesso formato che è per i Reels di Instagram, quindi è sempre lo stesso. Benissimo, questo è il formato a cui io adesso andrò a inserire un po', insomma vado a vedere un po', a sbirciare cosa c'è qua in Canva per farmi una idea. Per esempio cerco qualche modello che sia già, io ho la versione di Canva a pagamento, però anche con la versione gratuita si possono fare delle cose veramente eccezionali in Canva. Vediamo qua se io scrivo donna ufficio, per esempio, adesso faccio delle prove, vediamo che modelli mi dà per vedere se trovo qualcuno che mi piace. Molti sono a pagamento, queste dove c'è scritto Pro sono del sistema del metodo a pagamento, però questo per esempio è gratuito e anche questo è un mini video che può andare benissimo, quindi bisogna che se non hai la versione a pagamento di Canva puoi utilizzare i video gratuiti, che ci sono tantissimi, devi solo guardarli e scegliere quello che, insomma, quello che ti piace. Dopo lo puoi modificare, non è male, però andiamo a cambiare il colore di sfondo che non mi piace tanto. Ok, ho già praticamente finito, quindi ho creato questo, sono 4, dopo diventa un mini video, in questo caso sono 18 secondi, lo voglio accorciare un pochettino, no, lo lascio così. Adesso vado solo ad aggiungere qua una freccia, che mi manca una freccia. Ecco, mi piace questa, vediamo se riesco. Ecco, lo lascio così, andiamo a vedere come è venuto il video. Perfetto, mi piace. Taglia un po' la musica alla fine, la musica è inserita da sola, non l'ho messa io perché quando uno seleziona stories le viene la musica in automatico. Non sono sicura della versione gratuita perché ormai è da molto tempo che ho la versione a pagamento e insomma la versione a pagamento è così. Comunque se ti vuoi dedicare a un'attività online ti consiglio davvero di scaricare Canva a pagamento, non ricordo quanto pago l'anno ma non è tanto,
e ha tantissime funzioni che ti aiuteranno moltissimo nella tua attività. Oltre il formato per Stories e Reels, avrò bisogno di un formato per il video in Facebook, perché il nostro annuncio lo farà vedere in tanti posti diversi. Quindi adesso che ho già creato, ho fatto la creatività con Stories, quello che vado a fare è ridimensionare questo progetto in modo di scaricarlo con un altro formato per poterlo inserire nella sponsorizzazione, con un altro formato sempre dei video, però con un altro formato. Per fare quello io clicco in ridimensiona, che questo sì che è una opzione del Canva a pagamento, ma davvero ti consiglio di scaricarti Canva a pagamento, perché guarda, è facilissimo. Una volta che hai fatto la creatività, clicca ridimensiona, scrive video Facebook per esempio, se voglio creare questo formato, copia e ridimensiona e ti crea una copia già in automatico con il formato per il video di Facebook. E volendo potrei cambiare l'impostazione, potrei farlo più grande e così via, però in questo caso lo lascio perché vedo che rimane bene. Quindi andiamo a scaricare questo formato anche, anzi prima andiamo a vederlo. Ok, potrei tipo fare questo più grande e tutta la creatività un po' più grande per adattarla, però come voglio proprio pubblicarlo subito lo lascio così, quindi lo scarico. Quindi avrò due video, uno con il formato Stories, quindi verticale, e un altro con questo formato quadrato. Una volta scaricato il progetto, torno alla mia pagina del Business Manager e carico il video. Carico prima il video in formato Facebook, perché se carico quello in formato Stories non me lo lascerà prendere, quindi prima in formato Facebook. Ok, ho cancellato quelle che venivano in automatico della mia pagina, le ho cancellate e adesso posso aggiungere quelle nuove che ho fatto. Ok, adesso vado a modificare ogni posizionamento in modo che sia come lo voglio io. Per esempio, qua andiamo a vedere, voglio cambiare l'immagine di anteprima, perché voglio mettere, vediamo, questa qual è? Questa. Perfetto, mi ha cambiato l'immagine di anteprima. Poi qua Stories e Reels, benissimo. Andiamo a modificare anche qua. Questi sono tutti i posizionamenti del tuo annuncio, quindi per quello bisogna adattarlo in modo che, insomma, che viene bello, che viene posizionato bene e così via. E per quello che è importante fare due, allora un attimo, ecco qua, salva, fare due tipi di formato, uno quadrato e uno verticale, perché così lo potete adattare. Ovvio che se mettete solo quello quadrato dopo lo fa vedere anche in stories e reels e così via, però non si vede così bene, si vede come un po' deformato, il rischio è che le persone non lo guardano davvero. Poi voglio provare questa opzione dove ti dice che la durata del video non è supportata. Ok, vado a modificare il video in modo di adattarlo ai 15 secondi per caricarlo in questa ultima parte. Quindi ritorno a Canva e qua invece di 18, allora invece di 18 modificheremo la durata del video. Ecco, vediamo come viene così. Ok, così viene un video di 14 secondi. Andiamo a vedere com'è. Perfetto, andiamo a scaricarlo.
e una volta scaricato torniamo qua e carichiamo il video di 15 secondi. Ovvio che tutto questo lavoro, farlo dal telefono è davvero complicato, non penso che tu riesca a farlo dal telefono, bisogna avere un computer, però vale la pena che se non hai un computer o ti fai prestare uno o magari puoi farti aiutare da qualcuno che te lo presta per dedicare un po' del tuo tempo a creare questo tipo di contenuto che poi dopo, una volta creato e pubblicato, va avanti per un po', quindi ti consiglio davvero di procurarti, se non riesci a procurarti un computer, di avere un accesso a un computer, ok? Per poterlo creare. Vediamo come va. Ok, intanto cambiamo sempre l'immagine dell'anteprima, che mi piace la prima. Nel frattempo iniziamo a scrivere già il testo. Intanto il testo principale me l'avevo già scritto qua, quindi lo copio. Aggiungiamo un titolo. Lo lascio con iscriviti perché stiamo facendo un modulo di Facebook di contatto, ti ricordi? Quindi va bene così. Vediamo, Ok, una volta, a misura che tu metti i dati qua, vedi che come viene. Ok, qua è l'annuncio. Bene. Allora andiamo a creare il modulo. Io ho già vari moduli, però vado a duplicare uno perché così ti insegno come farlo. Ok, questo è il modulo che ho già e quindi è una copia. In impostazione bisogna che scegli la lingua italiano, se no ti compare come hai visto in inglese. Ok, poi il resto lo lascio. Quindi qua mettiamo il nome del modulo, che questo è per te, per sapere qual è il tuo modulo. Poi questo lo lascio così, presentazione, ho già l'immagine quindi la lascio, che è questa che ho messo io qua. Saluti, metto questo, il testo, poi fai le domande che sono i dati che tu vuoi che la persona te lasci. Vedi che adesso già te lo ha cambiato in italiano, prima era inglese, quindi è importante in impostazione cambiare la lingua perché in inglese non è bello. Quindi qua aggiungiamo le domande, io ho chiesto nome e cognome, email e numero di telefono, così io posso chiamare alle persone. E per la privacy tu dovresti avere insomma, o metti questo testo, potresti copiare questo testo, o dovresti avere tipo io nel mio sito ho il collegamento della privacy, quindi ho messo quello, ok? Altrimenti lascia quella che ti compare in automatico. Io ho messo la mia, ok? Vedi? Dovresti avere una pagina. Per quanto riguarda la privacy, dovresti avere una pagina con tutta la tua politica di privacidà. Io ho la mia e quindi l'ho collegata alla mia. Quello è importante, se no non puoi fare pubblicità in Facebook. In qualche modo Facebook deve un po', come dire, assicurarsi che la pubblicità che si fa tramite Facebook è un po' protetta, quindi devono sapere chi ha fatto chi sta facendo la pubblicità e devono sapere che la persona che ti contatta i suoi dati sono protetti a norma di legge. Questo è molto importante e Facebook vuole che sia così, altrimenti non ti approverà
e il post. Quindi prima di fare tutto questo ti consiglio che tu abbia già un sito, che puoi fare anche un sito con un sito gratuito, basta che tu abbia il collegamento della privacy in modo che sappiano come tu raccogli i dati delle persone che visitano la tua pagina, cosa fai con i suoi dati e soprattutto sapere che quei dati non vanno a terzi, ok? Io ho aggiunto questo piccolo testo in modo che le persone sappiano come vengono trattati i dati e devono proprio acconsentire, questo è importante. È un disclaimer dove dice che la persona consente a che i suoi dati vengano trattati, così noi siamo a posto, perché lui sceglie questo, quindi cliccando qua potrà, dove c'è scritto acconsento, potrà, cioè in qualche modo noi ci toglie la responsabilità perché ha dato il suo consenso e non può dire che le abbiamo rubato i dati, ok? Quindi questo lascialo in bianco, perché se lo metti facoltativo non lo cliccheranno, ti consiglio di lasciarlo così. E poi alla fine, grazie per i tuoi dati, sarai contattato entro 24 ore. E viene fuori così. E poi se lo desideri, questo è opzionale, io l'ho messo perché ho il mio sito web, se lo desideri puoi visitare la mia pagina web, così una persona visita il sito. Qui puoi mettere il link alla tua pagina, che può essere anche una pagina gratuita, potresti fare una pagina con qualsiasi piattaforma gratuita, con tipo Google Sites, o insomma ci sono una infinità, basta che tu vai in internet e cerchi creare un sito gratuito e troverai tantissime piattaforme. Trova quella che ti senti più comodo e crea quella e poi fai pubblica. Bene, abbiamo già il nostro modulo di contatto che viene fuori così, eccolo qua, questo è il modulo, lo faccio vedere, eccolo qua, la persona lascia tutti i dati e poi a noi ci arriva la notifica che la persona ha lasciato i dati. Ok, siamo pronti per pubblicare, sperando che a Facebook ne vada tutto bene e lo pubblichi subito, però non lo sapremo finché non lo proviamo, perché sappiamo che con Facebook insomma bisogna fare tutto molto bene, se no blocca alcune cose. Quindi andiamo a verificare se è tutto a posto. Andiamo a rivedere l'anteprima. Qua ancora non si è aggiornato nel colore che avevo scelto, però una volta pubblicato si aggiornerà. Perfetto, direi che siamo pronti per pubblicare. Sì, pubblichiamo. Perfetto, adesso vedi si è aggiornato, l'anteprima dell'annuncio si è già appena aggiornato. Adesso l'annuncio è in fase di elaborazione, dobbiamo solo attendere la pubblicazione dell'annuncio e dopo verificare i risultati piano piano. Ecco, la nostra campagna è stata pubblicata, è questa qua e quindi è già attiva. Andiamo a vedere. Perfetto, apprendimento attiva, perfetto. Adesso sta prendendo dati per l'impostazione, però la campagna è attiva. Eccola qua, attiva. Perfetto, adesso monitoriamo e vediamo come va. Sono passate già 2 o 3 ore quasi dalla pubblicazione dell'annuncio. Andiamo a vedere come è andata. Intanto è ancora in apprendimento, quindi vuol dire che sta ancora girando per ottimizzare, perché i primi giorni fa così, è normale, e poi dopo si assesta e il costo si abbassa. Per i primi giorni la campagna gira in modo da raccogliere i dati delle persone che guardano il video, che guardano l'annuncio, e dopo Facebook ottimizza in automatico la pubblicità. Ok, avevamo investito 5 ore al giorno oggi e abbiamo già ricevuto 2 contatti, 184 impressioni, 177 persone raggiunte
e ecco, questi sono i risultati. Quindi abbiamo ottenuto per adesso, dopo poche ore della pubblicazione, 2 contatti su Facebook che andrò a contattare per proporgli l'attività o darle tutta l'informazione.